porcella. No, l'incubo è tornato. Benvenuti su Five Nights at Freddy's Plus. Si ricerca aiuto. Chissà come mai, sempre io devo essere l'aiuto che si ricerca, in sta pizzeria demoniaca. Sempre a me devono chiamare. Prima notte. Non ho intenzione di morire, mai. Che è sto rumore? Che succede? È subito così. Vedete che ci sono un sacco di stanze molto simili a quelle del Five Nights at Freddy's 1, ma gli animatronics, attenzione fratelli e sorelle, perché sono molto diversi e molto peggiori. E noi dobbiamo tenere sotto controllo parecchie stanze, parecchi pulsanti e ovviamente le solite porte. Possiamo gestircela in diversi modi, ragazzi. Possiamo stare fermi nel nostro ufficio, guardare solo dalle luci, oppure possiamo andare in giro con le telecamere e guardare un po' tutto. Però ovviamente, come voi ben sapete, dobbiamo arrivare fino alle 6 del mattino. Abbiamo l'orario in alto a destra, dobbiamo arrivare fino alle 6. E abbiamo la batteria in basso a sinistra, che invece ci informa che stiamo essendo troppo succhioni. No, non possiamo succhiare così tanta energia, ragazzi, perché poi finiamo la batteria e arriva Freddy e ci sgorra. E noi non vogliamo. Non lo vogliamo questo, non lo vogliamo. Però la prima notte, ragazzi, è facile. Ma sì, ma è ovvio che è facile. La prima notte, chi volete mai che ci venga a sgurare la prima notte? È di una semplicità imbarazzante, no? Poi per uno come me, super mega champion of Five Nights at Freddy's, master of control of lights and doors. Questo è un titolo lungo, tipo i principi, no? È titolo da principe. Però allo stesso tempo un po' di caghella inizia a venire. Ma è normale. L'importante è che quando uno gli viene la caghella, se la deve controllare. Non puoi essere preda della caghella. Se tu ti viene predi nella caghella, poi dopo inizi a scaghellare dappertutto, e questo è impermettibile. Secondo me dovremmo rimanere un po' su Foxy, perché sapete cosa fa lei? Se tu non la guardi, esce dal nido suo e inizia a girarsi tutta la pizzeria. Sono solo le 2 del mattino, ragazzi, abbiamo già consumato troppa batteria. Non è buono. No. Perché vuol dire che noi dobbiamo sopravvivere ancora fino alle 6, quindi sono altre 3 ore, dai, diciamo che sono quasi le 3. 3 ore con metà della batteria. No, questa non è la vostra stanza. Qui ci vivo io. Ho sentito un rumore. Chi è? Metto paura io. Sono di una durezza diamantina. State molto attenti, animatronici. Perché? Ah, guarda qui, nella cucina c'è Chica che razzola, quella cocera. Sicuramente sta smoficchiando tutto. Ma io non posso... Ah, posso muovere le telecamere. Ma qui c'è qualcuno. Nel buio di qui. Ho visto qualcosa io. Nelle tenebre qui. Ah, muovendo la telecamera si riesce a notare che c'è un animatronics che sta davanti alla telecamera. Purtroppo io non ho una luce e non posso vederci chiaro qui dentro, ma so che da destra sta per arrivare qualcosa. Quindi teoricamente dovrei già chiudermi, però potrebbe anche essere una buona idea aspettare che lei si sposti. In questa maniera noi siamo sicuri che quando la vediamo arrivare sicuramente non sprechiamo tempo chiudendo la porta troppo presto. Lasciamo la telecamera sopra Foxy, che lei bisogna sempre controllarla, altrimenti poi si ingrifa. E controlliamo di nuovo la lucina qui. 50% di batteria, alle 3 e ormai quasi le 4 del mattino. Secondo me, tutto sommato, stiamo andando bene. Bisogna sempre tenere d'occhio questa porta, però, perché la sento che sta arrivando. Chica è lì col fiato sul collo, me la sento che mi vuole. E io però... Io non ti voglio, Chica. Devi trovare una tua strada, non so neanche se è lei poi. Mi sembra di sì, Mi sembra di vedere che qualcosa si sta muovendo, però è difficile capirlo. È una notte così tranquilla, però non arriva nessuno. Quasi che mi annoio, quasi che speravo che potesse arrivare qualcuno, cioè un poco d'azione. E invece, guarda, qui c'è Freddy. Uno di loro forse se n'è andato. Uno di loro forse si è allontanato. Questa sono abbastanza certo che sia lei, Però, finché non viene. Cioè, io ho sprecato tutta la mia batteria, potevo tranquillamente rimanermene fermo immobile dentro il mio ufficio, non mi sarebbe successo niente. E invece io sono stato lì iperattivo a guardare di qua, a guardare di là, a preoccuparci. Anche voi da casa sono sicuro vi siete pure cagati un po' addosso. E invece non ce n'era motivo. Potevamo stare serenamente così. Sono le 5 del mattino. Finora nessuno ha neanche provato a entrare. Cioè,
Una facilità così, ragazzi, però non me l'aspettavo, Rimango quasi offeso dell'essere partecipe di un gioco così facile. Di un gioco di Five Nights at Freddy's dove nessuno ti viene a sgorrare. Ma come mai? Come si attiva la porta? Questa era una domanda che avrei dovuto farmi e pormi forse prima, perché non l'ho capito. E non è buono. Non è buono, perché qui se mi arriva... Ah, il bottone di là? Non è il bottone di là, è la leva di qua. Ah, madonna, è molto complicato. Devo proprio trascinarla. Duro. Vabbè, bisogna saperlo fare però, perché poi nel momento del bisogno non è che hai tempo di sbagliare. Lì o funziona o non funziona. Rimango dubbioso se quello che sto vedendo su questa telecamera è cica oppure è una ombra. Ma nessun altro mi vuole fare del male. Sono qui, questo qua si è seduto. Bellino il bambino. Vabbè, vedi del mattino. Giusto? Sì. Giù, non è che è mommy jumpscare. Vi immaginate? La finta vittoria. Può essere tutto, su sti giochi non bisogna mai... Oh, perché è buio? No, si è vinto, perché qua ti dice continua notte 2. Si è vinto, una facilità così, però seconda notte, dai, vabbè, ma adesso le cose inizieranno a rampappare, Ma è normale, perché la prima notte poi è facile, ma poi si indurisce. Ma noi siamo duri più di loro, quindi mi raccomando, se avete troppa paura voi lo sapete già cosa dovete fare. Vi rifugiate nei commenti, dove scrivete hashtag tutti insieme, così per un attimo non vi spaventate. Ci saranno altri come voi nei commenti, che avranno un po' di paura, ma non cedono. Perché non mi dovete lasciare da solo, anche io ho paura. Ma per voi affronterò questa avventura con tutta la durezza che il mio corpo mi concederà. Allora, rimaniamo abbastanza su Foxy, secondo me. L'idea migliore è questa. Non dobbiamo perderci come l'altra volta, come la prima notte, che abbiamo guardato troppo le telecamere. Ci siamo consumati tutta la batteria, ce la siamo mangiata per controllare. Questa mania di dover avere tutto sotto controllo, dobbiamo sopprimerla un pochino. Capite? Perché altrimenti se noi ne cediamo, poi rimaniamo senza neanche un briciolo di energia, e ciò è male. Vedete? Guardate la suina, vuole uscire oggi. È normale, è normale. Tuttavia qui non vedo cica, quindi effettivamente ciò vuole dire che durante la prima notte lei effettivamente era lì. Ma il fatto che noi ci abbiamo tenuto la telecamera fissa sopra le ha impedito di continuare la sua strada e di entrare nella nostra stanza. Siamo stati nel caso, perché non l'abbiamo fatta apposta, però siamo stati fortunati e bravi. Sono già l'1 del mattino, noi stiamo andando benissimo. La paura in me non trova posto. L'unica cosa che sono un po' preoccupato... Ma è fuori. Ma questa è uscita. Foxy è uscita, nonostante io le tenga la telecamera addosso. Io mo devo stare attento, perché voi lo sapete come funziona. Quella inizierà a un certo punto a fare tu e correre. E se noi non ce ne accorgiamo in tempo, ci sgura. Mi raccomando. No, così io muoio, Così io muoio, perché mi viene la paura e l'agitazione. Cos'è stato? Ho sentito camminare, chi è? Non devo perdere il controllo dei miei istinti, ragazzi, perché se noi perdiamo il controllo, iniziamo a usare troppo le luci, poi dopo veniamo ammazzati. Non è buono quello. Non è buono. La durezza, giusta la durezza, nel giusto mezzo. Lui è ancora qui, Foxy, lei fai quel che sei, non mi importa. Però quello che ci importa invece è che qui mi sa che è arrivata Cica, quindi probabilmente stiamo per ricevere visite. Sarebbe anche ora, sarebbe anche ora. A noi ci farebbe anche piacere di ricevere un po' di visite, Continuo ad avere paura per Foxy io. L'unica cosa è quella che mi sta mettendo ansia. È uscita? La blocca Suka! Volevi entrare, Volevi entrare, non hai potuto farlo. Ci ha provato, ragazzi. Ci ha provato, sì che ci ha provato, con tutta la sua durezza. Ma ora è ritornato dentro la sua gabbietta. Non è forse vero, Foxy? Sei molto arrabbiata, che Lion tuo ti ha respinto, ti ha sbattuto la porta in faccia con dolore. E sai cosa ti dico? Ti sputo pure. Non devo far arrabbiare gli animatronics però, perché poi dopo si ripigliano e mi si arrabbiano loro con me, mi coddano, e non voglio. Ah, porcellona! Volevi entrare, volevi... E invece niente, neanche tu. Lo so. Si stanno arrabbiando. Li sento che si stanno arrabbiando, che desiderano entrare, ma non possono. No, non c'è spazio qui dentro. È una stanza piccola, fa caldo, c'è puzza. Ho scorreggiato, ok? Lo ammetto. Ho fatto una puzzetta io.
ma non c'è posto per nessun altro. Quindi mi dispiace, ma le 4 del mattino arriveranno, poi arriveranno le 5 e da lì in poi è tutta facilità, se arriva alle 6 del mattino in un men che non si dica. Bisogna mantenere la calma però. Non dobbiamo abusare troppo delle luci, ne stiamo abusando un pochino, Ne stiamo abusando un pochino. Direi di non aprire più le telecamere fino alle 4 del mattino per risparmiare energia. Ok, sono le 4 del mattino. E lui è già tutto ingramignato così. Stiamo attenti perché Foxy probabilmente cercherà di uscire un'altra volta. È dura. Foxy è dura. Non si può tenere di una durezza devastante. Noi rimaniamo qui tranquillamente e non apriamo le luci più. Apriamo invece le telecamere perché Foxy continua ad indurirsi. Stiamo attenti, si sente abbastanza bene quando cammina. Si sente tutto così. Quindi non dovremmo avere difficoltà nel sentire che sta arrivando, Cerchiamo. Potrei aver sentito qualcosa. Non è vero. La confusione, la maleducazione, le brutte intenzioni di ieri sera. Ho paura a parlare con voi, perché io mi rendo conto che un attimo di distrazione auditiva, un attimo in cui io mi distraggo a parlare con voi, potrebbe significare la mia morte. E non voglio, perché stiamo andando bene, sono le 5. Molto bene. Controlliamola di nuovo. È ancora qui, dai, è ancora qui, perché la stiamo tenendo d'occhio. Però la batteria, ragazzi, sta risucchiando a una velocità spaziale. E quindi dobbiamo stare in campana. Io chiuderei, raga, qui. No, raga, abbiate pazienza, chiudo perché ho paura. Ma sarebbe un errore. Sarebbe un errore chiudere. Eh sì, perché non posso mai. Mamma mia, che paura! Mio Dio, per un pelo! Non sapevo che stava arrivando! Basta! Lion, contieniti! Contieniti, Lion, contieniti! Contieniti! Ti devi contenere, fratello! Ok? È stato pauroso, sì, ma ce l'hai fatta! Grazie, grazie. Duramente abbiamo superato anche la notte numero 2. Duramente. Notte 3. Qui si inizia a fare i giochi duri per duri. E noi la affrontiamo questa notte 3 con una durezza che il titanio ci solletica lo sfringuolo. Non ci importa nulla, ragazzi, noi duri. Ok. Potrei non parlare per qualche istante, ragazzi, per cercare di ascoltare al meglio. Abbiate pazienza, rimanete con me. Se avete paura, rifugiatevi quell'istante nei commenti, potrebbe aiutarvi. Ma insieme ce la faremo. Allora, qui tutto a posto. Rimaniamo il più possibile su Foxy. Non abusiamo di luci, telecamere, porte. Dobbiamo rimanere ecologici, ok? Non bisogna abusare dell'energia, perché altrimenti si rimane poi ad avere pochina. Cos'è stato? Abbastanza normale. È probabilmente Chica che va in cucina. Lei lo fa sempre. Ci garba andare in cucina. È una di quelle che alla fame notturna va a razzolare tra i piatti e le stoviglie del giorno prima e succa. Ma a noi non ci importa. Stiamo consumando, ragazzi, estremamente troppa energia, Estremamente troppa energia. Lei sta già uscendo. Io mi sto già cagando addosso, ragazzi, ma proprio tanto mi sto cagando addosso. Sento proprio che mi sto cagando proprio di sopra. Ma non posso fare altro, devo restare tranquillo. È solo l'1 del mattino, raga, è proprio presto. Ma guarda questo come è già uscito, è già tutto fuori! Foxy! Non lo fare! Cretina! Vediamo qui magari. Al momento tutto ok, Dobbiamo smettere di controllare così spesso. Non possiamo abusare così tanto delle luci. Smettila, Lion, so che hai paura, ma reggi! Non puoi! Ti coddano così, Rimani all'asciutto decorrente. Dai, un'occhiatina veloce. È perché questo però si ingrifa, capito? Questo si ingrifa troppo. Foxy è durissimo, si ingrifa immediatamente. Non appena non lo guardi dice: ah, voglio essere guardato, guardami, mister, mi guardi. E si ingrifa e viene. E noi non lo vogliamo, lui deve rimanere a casa sua. Ah, porcello! Porcella. Ah! Cos'è sta faccia? Chi è questo? È brutto pure lui, perché? This is the eye of the tiger. Sì, ho avuto un attimo di frignamento, ma è tutto nel passato. Cosa ho sbagliato? Bisogna imparare dagli errori subito, ragazzi. Allora, un po' di abuso di telecamere.
Non abbiamo fatto in tempo a chiudere la porta a quel roito di Foxy. Ma sai cosa ti dico? Ma io gli metto la telecamera qua. Ma io non la cago più la telecamera. Tanto Chica è entrata, era pronta a entrare. E noi non potevamo fare nulla perché io ho guardato i corridoi, ma non si vedeva la scrofa. Non si vedeva. Quindi è inutile che io... non vi arrabbiate se siete fan degli animatronics che io li insulto, perché lo faccio sempre. È una cosa normale per me. Tanto ci sto prendendo la mano perché loro non lo sanno, ma... è tutta una questione di attimi. È tutta una questione di attimi, vedi? Devi prenderci il piede. E anche la mano. E il panzo. E le chiappe. Pure le chiappe devono trovare il loro posto nel gameplay di Five Nights at Freddy's. Ma poi, una volta che tutte queste componenti del tuo corpo hanno preso posto, allora diventa tutto facile e te la godi. E diventa tutto una passeggiata nel bosco di estate. Durante una giornata piena di sole dove non c'è neanche un'ombra. Non come in questo ufficio delle balle. Potevano mettere 2 lucine. Mannaggia la miseria. Io un'occhiata la do, ma tanto so che non serve a nulla. Ah, porcella! Vai via! Volevi entrare? Va là. Tu stai ancora lì, Pronto? Ho sentito razzolare, ma non era Foxy. Non è neanche Bonnie, qua è tutto ok. Foxy sta uscendo con un desiderio e una bramosia di entrarmi nell'ufficio che basterebbe la metà. Ma noi non abbiamo paura. Ah, neanche per idea, ragazzi, andasse dove vuole. Gli do un'altra occhiata giusto per rallentare la sua folle corsa. Che è? Ah, porcello! Bonnie! Volevi farmi la paura, Non credo proprio che tu ci sia riuscito. Provaci di nuovo magari più tardi, sai. Posso riaprire? Sì, ma so già che Foxy sta arrivando. Sono certo di questo. Quindi rimaniamo in campana, pronti a tirare giù, perché Foxy sta per arrivare. Voleva venire. L'avete sentito? Tu. Vai. Vai. Io ho paura. Io ho incertezza. Ma neanche per idea. Dobbiamo smettere di controllare così spesso però le telecamere, perché tanto non serve. Ci fanno consumare solo batteria. Dobbiamo temporeggiare, dobbiamo aspettare. Adesso sono arrivati tutti e 3. Quindi per un istante rimarranno calmi. Giusto un'occhiatina a Foxy ogni tanto, solo per rallentarla, perché... Ok, ci ho preso la mano, ragazzi. Sto andando come un treno adesso. Mi stanno attaccando da tutti i lati. Mi sono dovuto tappare. Però stiamo bene, 60% di batteria. Sono quasi le 3 del mattino. Ce la si fa. L'unico problema è quel roito di Freddy, ragazzi, che è molto peggio di Foxy. E so che lui arriva da destra, quindi devo tenere d'occhio anche il corridoio da destra. Oltre che ovviamente Foxy devo guardare tutte le stanze, perché altrimenti mi codda. L'ho imparato a mie spese. Ci ho messo anche un po' a impararlo, effettivamente, però ho tirato degli urli, raga. Non so se ve li terrò tutti, ma guarda, questo gioco mi sta facendo veramente... mi sta proprio facendo sgommare, ma caccare sotto, ma che... troppo però! Troppo! Però adesso sto bene. Dai, almeno le 3 del mattino però, almeno le 3 del mattino! Per favore! Oh, le 3 del mattino. Eccolo, guarda il pervertito. Lo vedi cosa fa? È un infame! E un'ora ci ho messo a capire dove cacchio s'annidava quel roito e che ti devi tappare, perché non lo vedi alla porta. Gli altri li vedi alla porta, bussano pure, no? Un po'. Quindi te ne accorgi, ma lui no, lui è peggio degli altri. Oh, per non parlare di Foxy poi, che è un altro bell'elemento, un altro bell'elemento quello, un elementone, un elementare. Ma guarda, gli strapperei quel gancio, glielo inficherei. Lasciamo perdere, guarda, lasciamo perdere. 4 del mattino? Magari 4 del mattino io mi tappo, Io ho imparato che è meglio morire senza batteria, purtroppo, piuttosto che morire con la batteria, perché sarebbe veramente un imbarazzante. Ve ne dovete andare però, perché non è possibile che io devo tenere le porte chiuse 10 minuti perché voi volete entrare. Ce ne vogliamo andare? Poi tanto arriva quell'altro, questo è sempre qua, sempre piantato là. Vattene! Le 4 del mattino. Le 4 del mattino, l'ora dell'angoscia. Ma questa angoscia finirà, ragazzi. Oh, ben presto. Ve lo riprometto io. Senza dubbio, Ah, sono certo io, ragazzi miei. Come finirà questa angoscia? Come ne usciremo a piedi uniti? Non vedo l'ora. Le 5 del mattino? No? Ok, Freddy è a nanna. Meno male. Però c'è sempre qualcuno da quella parte. 5 del mattino?
Un po' di 5 del mattino, per favore! Posso avere un pochino di 5 del mattino, per favore? Dai, che poi c'è la notte 5, che sarà ancora più delirante! Oh, per fortuna la batteria dura abbastanza, in realtà, Ti puoi tappare relativamente spesso. Io ora sto con tutte le porte chiuse. E comunque, duricchia. Cioè, non è che non te la succhia via in un istante. 5 del mattino! Per favore, 5 del mattino. 5 del mattino. Ok, 5 del mattino. 6 del mattino adesso sono il nostro ultimo obiettivo. 6 del mattino e ne usciamo. Ehi, Peppiniello, va a portare il pesce al molo! Non venire qui, sto impazzì, ragazzi. Sto impazzì, è normale. La tensione è durissima, ma sto andando bene? Sto andando bene, me lo scrivete anche nei commenti. Un pollice in su, qualcosa me la dovete lasciare, Perché io qui ci sto rimettendo la salute del mio pancreas. Il pancreas che mi si incunghia per la paura, troppa paura che ci succede. Le 6 del mattino? Un po' di 6 del mattino ne abbiamo qui? Per favore? Un po' di 6 del mattino, per favore! Non ce la faccio più. Non so cosa fare, io ormai sto così tappato. Cioè, me lo posso permettere, ho tenuto qualche punto di batteria. Dovrebbe bastare, dai. Se rimango a 0 per l'ultimo istante... 6 del mattino, dovrebbero... Secondo i miei calcoli... Oh! Ne godo! 6 del mattino! Ho migliorato, vedrete, un botto ancora di più le mie tecniche. Sono molto veloce. Ho capito cosa devo tenere d'occhio comunque. E che mi devo tappare anche. Sono le 4 del mattino. Abbiate pazienza se vi ho tagliato un bel pezzo, ma era molto difficile. Ci ho messo un sacco di tentativi ad arrivare fino a qua. Più o meno da quest'ora in poi, diciamo che sei... Non voglio dire che sei salvo, però ci stai. Sono le 5 del mattino, raga. Da qui in poi io, tecnicamente, avendo tenuto abbastanza batteria, posso stare quasi sempre chiuso. Questa è un po' la mia tattica, no? Io rimango, sono stato attento fino a quest'ora. Da adesso in poi praticamente dovrebbe bastarmi per riuscire ad arrivare fino alle 6 del mattino senza fare nulla. L'importante è che io non consumo altra energia, non devo accendere le luci, non devo guardare le telecamere, sto tappato, ok? E dovrei arrivare fino alle 6 del mattino senza avere nessun problema, senza che nessuno riuscisse, dovrebbe riuscire a entrare dentro da me, ok? Abbiamo ancora il 12%, 13% di batteria abbondante. Le 6 del mattino dovrebbero essere dietro l'angolo. 6 del mattino? Dovrebbe mancare proprio questione di istanti, Questa è la notte 5. Ora vi farò vedere quando finiamo. 6 del mattino? Qua il Peppiniello è sempre dietro, però ci siamo. 6 del mattino, adesso 6 del mattino, ora sono proprio adesso. Oh, 6 del mattino! Sì! 6 del mattino! Ci sarà qualche filmato, qualcosa per premiarmi di questa costanza che ho avuto a vincere tutto FNAF Plus Fan Game? Niente. Ah, Peppino però, cioè, ho capito, è tutto qua, è uno... Vabbè, ho capito, gli animatroni, questo c'ha i pantaloni. Vabbè, col banjo, ok, bellino, però... Ho capito, ma neanche un... Bravo, hai vinto il gioco, che sei figo, bro! Questo e basta, è jumpscare. Questi li ho visti purtroppo. Li ho visti... Li ho visti un casino. Io direi che più di così non potevamo fare. Siamo andati alla grande. Grazie di aver seguito questo video. Farò altri FNAF Games. Probabilmente sì, vedo che vi piacciono. Io li adoro, quindi siamo sul pezzo in vista dell'uscita del film. Poi siamo proprio sintonizzati. Per oggi, Lion out!